Benvenuti, amici e confidenziali di Stelle Turche Rivelate, nel luogo in cui le maschere cadono e restano soltanto le emozioni allo stato puro. Oggi il cielo sopra il Bosforo sembra specchiare il grigio che avvolge i cuori di due stelle che abbiamo seguito come un romanzo d'amore scritto tra luci e set. Se pensavate che la storia tra Demet Özdemir e Can Yaman fosse una fiaba destinata a scorrere senza intoppi, preparatevi. Le pagine che stiamo per voltare sono intrise di lacrime e percorse da un mistero che tiene milioni di fan con il fiato sospeso. C'è un'assenza che fa più rumore di qualsiasi presenza, e un dolore che non può più nascondersi dietro un paio di occhiali scuri. Prima di addentrarci in questo labirinto emotivo, vi chiedo di sostenerci. Lasciate un like se vi sta a cuore la verità, iscrivetevi per non perdere alcun aggiornamento e, se volete supportare il nostro lavoro di scavo nelle pieghe del cuore, cliccate su abbonati. La vostra forza è la nostra voce. Siete pronti a entrare nella tempesta? Questa mattina i social non si sono svegliati con il solito brusio di routine, ma con un boato emotivo che ha scosso le timeline. Al centro del cratere, un'immagine che nessuno avrebbe mai voluto scorrere col pollice. Demet Özdemir, l'incarnazione di grazia e determinazione, ripresa all'ingresso di una clinica privata nel cuore di Istanbul. Ma non era la Demet che conosciamo dai red carpet, luminosa e imperscrutabile. Nelle foto catturate dai paparazzi, sempre pronti a strappare istanti di fragilità, si intravedeva una donna provata. Occhiali scuri come uno scudo insufficiente a mascherare il gonfiore degli occhi, una giacca ampia nella quale sembrava volersi dissolvere, come se cercasse un abbraccio che in quel momento le mancava. E arriviamo al punto che ha acceso sirene rosse ovunque. Il dettaglio che ha catturato tutti. Il vuoto che rendeva l'aria densa. Can Yaman non c'era. Lui, che nei momenti cruciali era stato un'ombra vigile accanto a lei, lui che era parso il pilastro a cui appoggiarsi durante tempeste passate, era assente. Dov'è Can? Questa domanda ora rimbomba come un'eco paurosa tra i vicoli di Istanbul, risalendo i ponti sul Bosforo e rimbalzando nei commenti dei fan. Secondo testimoni oculari, le cui voci tremavano nel ricostruire la scena, Demet ha varcato la porta del centro medico attorno alle 9, con il passo veloce di chi fugge da qualcosa o cerca aiuto con urgenza. È stata vista scambiare parole rapide, quasi rotte, con la receptionist prima di scomparire oltre una porta di consulenza. Il tempo di attesa è stato 45 minuti abbondanti, un'eternità per chi aspettava fuori, nell'incertezza. Quando l'attrice è riemersa, se l'ingresso aveva preoccupato, l'uscita ha spezzato i cuori. Gli occhi raccontavano una sofferenza che non aveva più filtri. Quando i giornalisti, nel loro dovere a volte spietato, hanno provato ad avvicinarsi per strappare una dichiarazione, Demet ha sussurrato con voce strozzata: «Vi prego, non oggi. Non ce la faccio». Fermiamoci un istante su quelle due parole. Non oggi. Quanta tempesta può nascondersi in un'affermazione così breve? Che cosa vi suggeriscono? Pensate che l'assenza di Can sia una coincidenza o un segnale di una frattura che non si può più negare? Raccontateci il vostro sentire nei commenti. Qui si ascolta il battito del vostro cuore. Quelle parole non hanno placato la curiosità, anzi, hanno alzato l'allarme fino a farlo rimbombare. Fonti vicine all'attrice, forse nel tentativo di smorzare l'incendio, hanno assicurato che la visita era un controllo di routine legato a un percorso terapeutico iniziato mesi fa. Eppure in pochi credono che un semplice check-up possa generare una simile scossa emotiva. Ciò che ha fatto davvero paura non è stata la salute fisica, bensì lo stato dell'anima. Un'amica di lunga data, che l'ha sorretta mentre usciva dall'edificio, ha bisbigliato, convinta di non essere udita. Sta affrontando troppe cose, e il vuoto lasciato da Can non aiuta. Sui social, i commenti sono spuntati come funghi dopo la pioggia. Molti hanno iniziato a sussurrare di una crisi irreversibile nella coppia. L'assenza di Can, che un tempo presidiava ogni passo importante di Demet come un guardiano discreto, ha sollevato dubbi legittimi. Qualcuno, con memoria lunga, ha ricordato che durante gli ultimi eventi pubblici i due erano apparsi più distanti, come se un vetro invisibile si fosse piazzato tra loro. Non pubblicano qualcosa insieme da settimane, ha scritto un utente, dando voce a una paura collettiva. Mentre Demet affrontava la sua mattina più buia, dov'era Can? La risposta ha bruciato come sale. La sera prima, Can Yaman era stato visto in un ristorante molto frequentato del centro, a cena con un gruppo di amici. Quando la stampa, sempre in agguato,
lo ha interpellato su Dimet. L'attore ha evitato di esporsi, erigendo un muro di parole prudenti. Non è il momento per parlarne. Grazie della comprensione. Una risposta che mancava di calore e rassicurazioni, e che ha alimentato i sospetti come benzina sul fuoco. Poi, la trama si è fatta ancora più densa. Ore dopo il diluvio mediatico, un nuovo indizio ha irrigidito l'aria. Un video rubato, girato di nascosto da un dipendente del locale. Nelle immagini sgranate ma inequivocabili, si vede Khan controllare il telefono con un'attenzione quasi maniacale, lo sguardo serio, mentalmente altrove mentre intorno gli amici ridono. Non c'è audio, ma a un certo punto lui si alza e si sposta sulla terrazza, restando da solo per lunghi minuti, gesticolando nel vuoto. Stava parlando con Dimet? Quella telefonata è il filo che lega l'inquietudine di lui alla notte, e le lacrime di lei al mattino dopo? È un enigma sentimentale che ci tocca nel profondo. Se apprezzate il modo in cui Stelle Turche Rivelate vi accompagna nelle storie, con rispetto per il dolore e sete di verità, lasciate adesso un like e attivate la campanella. Il vostro sostegno ci permette di raccontare con cura, senza urlare ma senza distogliere lo sguardo. Di recente, quando a Dimet era stato chiesto della solidità del rapporto, lei aveva risposto con maturità. A volte l'amore ha bisogno di spazio per respirare. Non tutto si divide sui social. Allora appariva come una riflessione equilibrata. Oggi molti le attribuiscono un tono quasi profetico, perfino inquietante. La fanbase, nel frattempo, si è spaccata. C'è chi difende la privacy come un tempio inviolabile e chi chiede spiegazioni per poter reggere l'ansia, sentendosi parte di questa storia. Vogliamo solo sapere se stanno bene, siamo preoccupati, ha scritto qualcuno su Instagram, centrando lo stato d'animo generale. Intanto, la realtà ha bussato alla porta di casa Ozdemir. Nel primo pomeriggio, la madre di Dimet è stata avvistata entrare nell'appartamento della figlia. Un vicino, che vive nello stesso palazzo, ha raccontato. È arrivata con un'aria tesa ed è rimasta lì per ore. Quando è uscita non ha voluto parlare con nessuno, ma sembrava molto scossa. Da quel dettaglio, molti hanno dedotto l'esistenza di un coinvolgimento familiare nella situazione sentimentale dell'attrice, oppure, più semplicemente, il bisogno di un abbraccio che solo una madre sa dare quando il cuore di una figlia trema. In un colpo di scena inatteso, l'account Instagram di Khan si è aggiornato con una storia in bianco e nero. La foto di un paesaggio piovoso, malinconico, accompagnata dalla frase «Ci sono silenzi che gridano più di 1000 parole». Pochi minuti dopo, la storia è sparita. Un gesto impulsivo, cancellato in fretta, ma già salvato da centinaia di fan, che hanno rilanciato lo scatto e la frase, innescando nuove domande. A chi era rivolto quel messaggio? A lei, o a tutti noi? Il cerchio più stretto della coppia, nel frattempo, ha serrato i ranghi. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei rappresentanti, degli amici di sempre, dei colleghi di set. Ma nel mondo digitale, i gesti parlano da soli. La migliore amica di Dimet ha tolto il segui a Khan, un atto che nel nostro tempo equivale a un colpo di scena. Poco dopo, un collega con cui Khan condivide un progetto ha pubblicato su X un pensiero. Il vero amore attraversa le burrasche, ma non si dissolve. In molti lo hanno letto come un'allusione diretta, forse un invito alla speranza, o magari un consiglio non richiesto. Ieri sera, un popolare programma di intrattenimento ha dichiarato di avere informazioni dall'interno che confermerebbero il peggio. La coppia starebbe vivendo una crisi profonda e avrebbe deciso di prendersi una pausa per riflettere. Le parole del conduttore erano pesanti come pietre. Si amano, ma sono a un bivio. Devono scegliere se trovare una strada insieme o imboccarne due diverse. Intanto i fan più appassionati hanno iniziato a mobilitarsi. Con campagne social dal tenore non mollate e l'amore di Dimet e Khan merita un'altra possibilità. Qualcuno, con un gesto tenerissimo, ha perfino inviato fiori alla clinica dove Dimet era stata vista, accompagnandoli con biglietti che dicevano siamo con te e guarisci presto. Ti vogliamo felice. Dentro questa frenesia, hanno iniziato a correre anche voci selvagge. C'è chi sussurra di terze persone, chi parla di tensioni per progetti futuri, chi tira in ballo ambizioni e gelosie. Nulla è stato confermato. È proprio questa nebbia, l'assenza di chiarezza, a nutrire il mistero e l'angoscia. Un noto psicologo delle celebrità, intervistato a caldo, ha ricordato un dato semplice e crudo. Le coppie sotto i riflettori pagano un prezzo altissimo.
L'esposizione, il giudizio pubblico, la continua mancanza di intimità, è un miscuglio che logora. Se le fondamenta non sono di cemento, ogni scossa si amplifica. C'è un altro frammento che merita attenzione. Sotto un vecchio post di Dimet, l'algoritmo ha riportato galla un commento di mesi fa: amare in silenzio è ancora amare. Oggi quella frase suona come un eco che ritorna al mittente. E anche se non sappiamo quante volte si siano cercati in privato, quanti messaggi siano rimasti a metà, quanti appuntamenti siano stati annullati all'ultimo, l'immagine di lei all'alba in clinica e di lui la sera prima al ristorante, perso tra notifiche e pensieri, si è fissata nelle menti di tutti. È la fotografia di due solitudini che forse cercano un ponte. Mentre le ore scorrono, si moltiplicano i dettagli minimi. Un driver racconta di aver accompagnato una persona dello staff fino a casa di Dimet con una borsa di farmaci. Una truccatrice che collabora spesso con lei pubblica una storia con una frase sospesa: a volte bisogna fermarsi e respirare. Un amico di Khan, che raramente commenta, mette un cuore a un post sul valore del perdono. Segnali deboli, certo, ma in questi casi si diventa archeologi dell'emozione, a caccia di schegge per ricomporre il mosaico. Non dimentichiamoci del peso delle aspettative. Loro, Dimet e Khan, sono diventati nel tempo la proiezione di una speranza collettiva, due volti che hanno trasformato la chimica scenica in una promessa di vita. Ma la realtà non sempre rispetta la sceneggiatura. La vita bussa con orari imprevedibili, e le relazioni, anche quando sono forti, possono perdere l'equilibrio. È crudele, ma è vero. Eppure, chi ha amato davvero sa che le crisi possono diventare passaggi, non necessariamente finali. Qui a Stelle Turche Rivelate c'è un impegno. Raccontare senza ferire, cercare senza giudicare. Vorremmo tutti un lieto fine, ma oggi il nostro compito è osservare e dare voce a ciò che accade, offrendo un luogo dove trovare respiro. Voi cosa pensate? Il silenzio di lui è protezione o distanza? Le lacrime di lei sono resa o richiesta d'ascolto? Diteci la vostra. Con rispetto e sensibilità, le parole, se scelte bene, possono tenere insieme anche ciò che scricchiola. Arrivati a questo punto, il quadro è questo. Una donna che chiede tregua davanti a un obiettivo, un uomo che sceglie di non parlare e poi lascia una frase criptica e la cancella, un filo di telefoni e di sguardi che non si incrociano in pubblico, amici che si muovono in punta di piedi, fan che cercano di cucire buchi con petali e messaggi. E un mistero che non riguarda soltanto due persone, ma tutti noi, che in quella storia abbiamo riposto pezzi di speranza. Stiamo assistendo alla fine di un'epoca o alla notte più densa prima dell'alba? Vorremmo tanto che il non oggi di Dimet diventasse presto un per sempre pronunciato tenendosi per mano con Khan. Ma finché non ci sarà una verità chiara, è giusto fare un passo indietro, rispettare il dolore e lasciare che il tempo compia il suo mestiere. Continuate a seguirci, qui veglieremo. In silenzio quando serve e con la voce quando sarà il momento. Scriveteci cosa pensate del video rubato e di quelle lacrime difficili da dimenticare. C'è ancora margine per la speranza. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sosteneteci se potete. A presto, con la prossima verità che il cuore ci concederà di raccontare.